Bene amici, oggi saliamo a bordo della Salpa Avantgarde 35, uno scafo natante con una lunghezza fuori tutto di 11,20 m e una larghezza di 3,54 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento. Siamo qui in anteprima assoluta, in anteprima mondiale, quindi mi raccomando, lasciate un bel like e commentate con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa troviamo due plancette simmetriche molto ampie aggiunte allo scafo, separate dai motori. Motori che in questo caso vede una coppia di Yamaha da 300 cavalli da 4002 di cilindrata, ma la motorizzazione minima parte da una coppia di 250 cavalli. Ci tengo a farvi notare la maniglia per la risalita all'acqua con scaletta scomparsa su entrambe le scalette. In questo modo possiamo sfruttare entrambe le aree di poppa come zona di balneazione. Al centro c'è anche questo comodo ripiano rivestito in rivestimento sintetico come tutto il piano di calpestio, ed è comodissimo perché in questo modo riusciamo a muoverci da un lato e l'altro senza dover necessariamente accedere a bordo. A poppa si trova anche l'alloggio della zattera con in basso l'ingresso per la presa di banchina, mentre lì sulla sinistra si trova la doccetta con il miscelatore, mentre sul lato di dritta c'è il primo serbatoio. Vi dico primo serbatoio perché questa barca è allestita con un doppio serbatoio da 200 litri, in questo modo siamo totalmente indipendenti dalla banchina anche in ottica weekend e piccole crociere. L'accesso a bordo è consentito da entrambi i lati tramite questo corridoio con cancelletto e qui arriviamo subito in pozzetto e guardate qui quanto spazio c'è, perché abbiamo un doppio divanetto frontale uno con l'altro con tavolino centrale. E questa soluzione è modulare perché possiamo scegliere il layout che preferiamo, dal momento che le spalliere di poppa possono essere inclinate a 45 gradi come in questo caso, oppure inclinarle a 90 gradi e quindi avere una vera e propria seduta. Il tavolino può essere sia ampliato ribaltandolo e quindi raddoppiando la sua estensione, che abbassato con cuscino per avere un unico grande prendisole di poppa. E anche in questo caso il prendisole è modulare perché queste spalliere possiamo sia ribaltarle in questo modo e quindi possiamo scegliere di avere un cuscino poggiatesta, e voi immaginate questo cuscino inclinato in questo modo con la spalliera totalmente abbattuta a 90 gradi e quindi in questo modo diventa un unico grande prendisole con vista motori. Inoltre possiamo spostare anteriormente questa seduta, io mi agevolo con una mano e abbiamo quindi 4 posti a sedere fronte marcia in questo prima divanetto, più 4 posti a sedere in quello di poppa, quindi davvero molto comodo e ampio. Inoltre tutte le zone delle sedute sono gavonate al loro interno e quindi lo spazio dello stivaggio è assicurato. Dal momento che l'imbarcazione è prevista anche con motorizzazione linea d'asse, abbiamo un grandissimo gavone interno che si solleva tramite doppio pistone elettrico e in questo modo è possibile riporre praticamente di tutto perché è davvero immenso. In questo allestimento troviamo anche appunto il serbatoio. Guardate anche la facilità di movimento a bordo, c'è tantissimo spazio per potersi muovere. L'altezza della murata che mi dà piena protezione, c'è un corrimano, una battaiola che parte da poppa e arriva fino all'estrema prua e quindi la sicurezza è assicurata a bordo, mentre centralmente poco più avanti troviamo il blocco cucina. Il blocco cucina quindi esterno tramite doppio gancio si sblocca e si solleva con molle a gas e abbiamo in questo allestimento doppio fornello tradizionale, tagliere di appoggio e lavello. Ovviamente il layout è totalmente personalizzabile su richiesta, quindi possiamo avere anche le piastre barbecue o le tradizionali piastre induzione, ma con generatore. In basso invece è previsto un frigorifero a carrello e un ulteriore mobiletto dove poter aumentare lo spazio di stivaggio, ad esempio riporre detergenti e piccoli oggetti. Ci spostiamo ancora, qui la porzione, l'area si allarga, guardate, è molto più semplice, c'è un piccolo gradino che dà più spazio in cabina, ma lo vedremo tra un attimo. E abbiamo la tripla seduta fissa con imbottiture laterali, in questo modo siamo ben incassati all'interno perché lo scafo è piuttosto performante, ma questo lo vedremo nella prova in mare, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi. E vi dicevo, gli schienali sono fissi, quindi 3 postazioni con seduta sollevabile e ovviamente con supporto in basso, quindi possiamo scegliere se guidare in piedi oppure utilizzarla con seduta tradizionale e imbottitura inclinata per usarlo in modalità appoggiareni. Guardate, ecco qui c'è un'inclinazione naturale per avere maggior supporto. Quindi quando sono in plancia di comando ho il gradino puntapiedi in basso comodissimo, gradino che ha anche un ottimo vano porta oggetti, il timone davanti a me facilmente raggiungibile, timoneria elettronica fornita con i motori Yamaha in questo caso, doppia manetta di potenza, joystick di controllo, in questo modo io devo soltanto indicare la direzione dove voglio che la barca si sposti e i motori governeranno autonomamente. Qui abbiamo il controller sempre dell'autopilota, doppio display Garmin multifunzione, computerino, strumentazione fornita da Yamaha, zipwake per correggere l'assetto, quadro di accensione e qui abbiamo gli interruttori on-off disposti su 2 file, elica di prua, portabicchieri
stereo in basso sulla sinistra e VHF, quindi plancia completa di tutta e quindi possiamo avere un pieno controllo dell'imbarcazione. Non manca la bussola ben visibile in alto e guardate anche il parabrezza ci dà piena protezione, molto comodo, oltre alla presenza del T-top in questo allestimento, T-top opzionale con tendalino a scomparsa ed è comodissimo perché guardate quanto spazio e consente di ombreggiare l'intera zona di poppa. Il passo avanti, anche qui c'è un ulteriore gradino, abbiamo già detto la battagliola, c'è il corrimano, il profilo in acciaio che ci funge da maniglia ricavato dal parabrezza e anche qui siamo pienamente protetti al di sotto della murata, all'interno della murata e arriviamo quindi nella zona di prua. Qui abbiamo un grandissimo prendisole con inclinazione naturale anche lui, quindi è davvero comodo, possiamo stenderci sia nella porzione anteriore, quindi essere normalmente rilassati, che guardare fronte marcia e quindi goderci appieno la navigazione. Molto comodo anche il tientibene che parte dalla porzione centrale e arriviamo quindi al musone di prua. Musone di prua in questo caso chiuso, ma abbiamo all'interno del gavone un grandissimo spazio dove stivare i parabordi, in questo caso abbiamo anche il salvagente anulare, ma soprattutto troviamo il vericello. Vericello quindi non osservabile dalla plancia di comando, però qui abbiamo un doppio bottone salpa ancora per manovrare. Oltretutto c'è la possibilità di installare una videocamera a prua per poterla controllare anche dalla plancia di comando, oppure un semplice contacatena. Ritorniamo verso poppa ed entriamo quindi in cabina. L'ingresso avviene sul lato sinistro della plancia e qui abbiamo 3 gradini molto comodi, guardate qui anche lo spazio, e accediamo subito in un'unica grande area open space. Guardate qui, c'è davvero tanto spazio. Io entro all'interno, vedo che ho sulla sinistra dei ripiani portaoggetti, non solo qui all'aperto, ma anche tramite mobiletti, quindi c'è davvero tantissimo spazio per lo stivaggio. Al centro della cabina si trova la dinette qui con tavolino che è removibile per agevolare lo spazio e ampliare quindi il movimento all'interno della cabina, e divanetto a forma di C per ampliare lo spazio interno. Abbiamo detto che è un open space, ma ovviamente questa funge da cabina armatoriale, c'è anche la tendina ad assicurare la privacy perché consente di schermare questa zona di prua, e abbiamo questa porzione che può essere ribaltata e creare un unico grande letto matrimoniale. In questo modo il relax è assicurato, abbiamo anche gli oblò da un lato e dall'altro che in aggiunta al passo d'uomo favoriscono la reazione, ma abbiamo anche delle comodissime e bellissime vetrate che ci consentono quindi di avere una vista mare davvero ottima, oltre ad aumentare la luminosità interna. Qui c'è ancora tanto spazio per lo stivaggio, guardate c'è un mobiletto qui, oltre a tutti i ripiani che si trovano su entrambi i lati, e quindi c'è davvero tanto spazio dove riporre gli oggetti. Inoltre vi voglio far vedere l'altezza interna, perché qui guardate superiamo i 2,20 m nella porzione del disimpegno, è davvero incredibile per uno scafo con questo layout, mentre nella porzione anteriore si abbassa, però guardate io riesco a stare ancora in piedi e da seduto c'è tantissimo spazio all'interno, spazio che è conservato fino alla porzione di prua. Ritorniamo a centro scafo perché sul lato di dritta c'è il bagno in cabina separata, bagno con WC rivolto verso poppa, lavello, tanto spazio anche qui per lo stivaggio degli oggetti quotidiani, specchio frontale, ulteriore mensola in basso e soprattutto abbiamo la cabina doccia separata. Cabina doccia che ha questo sistema di sblocco sia in basso che in alto, e vedete, accedendovi troviamo ovviamente il soffione in alto, ma in basso c'è un comodo ripiano dove potersi sedere e lo scolo. Non manca anche qui la presenza dell'oblò per favorire la reazione. Inoltre vi faccio vedere anche qui l'altezza è perfettamente conservata nonostante ci sia il gradino, quindi è un bagno pienamente abitabile. Verso poppa invece al di sotto del piano di coperta si trova la cabina di poppa. Cabina ospiti con doppio letto gemello ma che possiamo ampliare per creare un unico letto matrimoniale. Qui c'è appunto l'estensione che è possibile porre al centro e abbiamo anche qui una cabina piuttosto vivibile perché guardate io mi siedo, sono seduto e riesco a essere ancora in piedi, c'è ancora un po' di spazio per la vivibilità. Inoltre si trovano gli oblò da un lato e dall'altro e quindi anche qui è pienamente sfruttabile come cabina di poppa. Non mancano anche qui i ripiani dove poter stivare gli oggetti che si aggiungono anche ai gavoni presenti al di sotto dei materassi e la presenza della tenda per isolare anche questo ambiente. In questo modo, chiudendo le due tende, si crea un primo disimpegno con bagno in cabina separata e due cabine totalmente
indipendenti e la privacy assicurata all'interno. E quindi cari amici, questa è la Salpa Avantgarde 35. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale.